Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunslate e come detto nel video lore della Nature Unleashed che metterò nelle schede qua da qualche parte, non sono riuscito ad includere le mie opinioni sulla serie per questioni di tempistiche. So che le mie opinioni non vi interessano, però dato che nei commenti mi sembrava che non era ben chiaro che cosa ne pensassi della serie Nature Unleashed, metterò le mie opinioni, la mia recensione qua, insomma. Dato che probabilmente questo video sarà lungo, non ci incischiamo e cominciamo subito con la recensione. Cosa ne penso della serie Gormiti Nature Unleashed? Il voto ve lo darò alla fine, però spero di farvi capire lo stesso quello che ne penso prima di darvi il voto. Analizziamo la serie pezzo per pezzo, cominciando con l'elefante nella stanza, l'aspetto grafico. La grafica di questa serie, gente, è assurda, è veramente impossibile, è inguardabile in una maniera che non avrei mai pensato. Non mi è mai successo di reagire così ad una serie animata, punto. Quando è stata annunciata ed è uscita nel 2012 e io ero un ragazzino, già cominciavo a sviluppare un senso critico, quindi non mi piaceva granché. Guardando la serie, le pubblicità, i giocattoli, non mi interessava granché, ero abbastanza deluso già da qualche serie in realtà. Però non mi sarei mai aspettato una monnezza del genere. Cioè, veramente, come si fa nel 2012 a rilasciare questo vomito mescolato con feci in televisione, per giunta su Cartoon Network, distribuita su 130 paesi? Non ha senso! Prima di tutto parliamo dell'animazione nello specifico. I personaggi spesso traslano rispetto allo sfondo, il video lagga quando ce ne sono troppi a schermo, le animazioni sono terribili, le espressioni facciali sono qualcosa che viene diretta da un horror. Per non parlare delle compenetrazioni con i modelli, gli errori di prospettiva e ogni altro tipo di errori. Poi certo i modelli 3D non sono malaccio per il tempo, ma solo quando gli animatori si ricordavano di usare i modelli giusti. Ogni tanto c'è qualche scena in cui c'è il modello di loro quando si stanno per trasformare, che mancano le caratteristiche facciali. E vi ricordo che nonostante i primi corti non fossero stati fatti meglio di questo, che erano stati fatti però 7 anni prima, da 3 persone, letteralmente 3 persone che facevano modelli 3D, animazione, doppiaggio, montaggio probabilmente, 3 persone, in un tempo molto breve, a detta loro, e per un magazine. Mentre invece la Nature Unleashed è fatta da uno studio di animazione che fa film e cartoni animati dagli anni 70 e che il target è mezzo mondo, più di mezzo mondo. Ed è fatta così male che ho avuto letteralmente difficoltà a guardarlo. Se chiedete a chiunque che stava in live con me su Twitch quando la guardavo, vi potrà dire che arrivavamo a 3 episodi e io cominciavo a stare male. Non ce la facevamo, in chat c'era gente che si lamentava e che mi diceva per favore basta, facciamo altro. Ed è letteralmente la cosa peggiore che tu puoi fare in una serie, creare una reazione negativa fisica nel guardare la serie, involontariamente. Scusatemi, mi dovevo calmare un attimo. Direi che per l'aspetto grafico ho già detto abbastanza. Passiamo all'aspetto sonoro, che è un aspetto, diciamo, praticamente minore, ma è comunque importante. Almeno in italiano il doppiaggio è molto buono e non ho notato evidenti errori, fuori tempi, anche gli effetti sonori sono tutti abbastanza giusti. La sigla poi è impeccabile.
La sigla che ha fatto Giorgio Vanni per questa serie era fatta così bene che l'hanno tradotta in tutte le lingue, ricantata in tutte le lingue a cui è arrivato doppiato, però, nonostante sia tutto finora così buono, devo dare una critica alla host di sottofondo. Forse volevano citare i primi corti, o forse non avevano abbastanza soldi, ma la musica di sottofondo mi è sembrata essere sempre la stessa. Traccia loopata in ogni episodio. Certo, sono quelle tracce come la prima host dei Gormiti che ha diversi tempi, diversi ritmi, diverse intensità, e guardando la serie con i propri occhi non ce ne se ne fa molto conto. Ma durante la mia prima visione da per me, senza volerlo, ho cominciato a non guardarla effettivamente la serie, a proprio ascoltarla e basta. E devo dire che dopo pochi episodi non ce la facevo più. Veramente non ce la facevo più. La traccia musicale è sempre la stessa, ripetuta per la maggior parte dell'episodio, che fa sempre inizia sempre dallo stesso punto, finisce sempre nello stesso punto, a volte non è completamente aderente a quello che sta succedendo. Per i primi corti andava bene fare una traccia loopata che ci avesse diversi tempi, come ho detto prima, ma perché erano corti da 5, 10, massimo 15 minuti, e in quelli da 15 minuti si sentiva. Adesso siamo su un'altra scala, sono episodi da 20 minuti, su una serie da 26 episodi. Ascoltarsi la stessa traccia ripetuta per 26 episodi non è molto piacevole. E poi unire questa traccia orribile ai personaggi che traslano con lo sfondo. Scusatemi. Forse ho un po' esagerato. È una cosa che probabilmente molti di voi non avranno nemmeno notato e sono io che ho un po' di problemi nella testa, funziona ogni metà, ogni tanto parte un suono che fa. Dato che abbiamo finito audio e video, passiamo alle parti migliori della serie. La storia. Io trovo che questa sia stata la serie dei Gormiti con la migliore storia mai fatta. Sì, meglio della cartoon dei Clay Suprema. Sì, meglio dell'Atomic. Oso, meglio della Final Evolution. Forse non sto nemmeno esagerando, non sto nemmeno spingendo troppo. Io credo che questa sia una delle serie, se non la serie migliore per trama, personaggi, dinamiche e sviluppi. Tra noi protagonisti, ad esempio, abbiamo 4 eroi, ben distinti fra di loro caratterialmente, ciascuno con diverse personalità e caratteristiche, che durante la serie imparano a vivere assieme, collaborare, fidarsi l'uno dell'altro, nonostante le loro culture chiuse da millenni. Li vediamo crescere, imparare il valore dei loro poteri, delle loro responsabilità. E poi anche il rapporto col vecchio saggio, che passa dall'essere una figura di riferimento, un maestro, un insegnante, all'essere il nemico di turno, per poi tornare a fidarsi di lui con un po' di esitazione, ma comunque con affetto. E a proposito del vecchio saggio, poi, qui viene mostrato per la prima volta come una vera e propria persona, un personaggio con pregi e difetti. Non una figura semidivina, onnipotente, sempre nel giusto come nelle prime serie, anche quando non lo è, oppure un razzista come nella Legends. Torna a essere un personaggio profondamente umano, come nelle origini, dove piangeva per la morte dei suoi compagni. Poi il fatto che viene detto essere il fratello di Magor aggiunge quel twist che, anche se non sei più un bambino, quando lo vieni a sapere rimani sconvolto. Poi Magor stesso, che finalmente ha una profondità superiore all'essere un semplice cattivo che vuole dominare il mondo, circa, viene mostrato come un misto fra un esperimento fallito, che non ci viene mostrato in realtà molto bene, credo che ci farò un video a riguardo appena riesco, anche come un'entità che è lì su Gorm da prima che si formassero tutti gli altri elementi, infatti la citazione, il fatto che vuole farla tornare a una palla di lava,
che se consideriamo la Luxion che era la Terra, allora ha una struttura, probabilmente ha la stessa storia del pianeta Terra, e quindi in passato è stata una palla di lava fusa e come sapete dalle lezioni di scienze alle elementari e medie, poi si è solidificata con l'aria, si crea tutte le robe lì. E quindi ha senso che era lui l'entità naturale dell'incarnazione di Gorm. Poi ci sono anche personaggi secondari come Daeron, il fratello geloso di Piron. Il padre protettivo è anche un po' razzista di Noctis. Quel coso verde severo che comanda il popolo della foresta. Tondo, l'amico d'infanzia di Agrom. Andral, il generale del vulcano, che in qualche episodio mostra elementi di tradimento nei confronti di Magor perché vuole comandare lui. E poi Blart, il gormita dell'aria che scorreggia a non finire. Un intero episodio basato su questa creatura fatta di gas. Certo, il suo sacrificio è stato quasi sentimentale, ma è letteralmente una palla di peti mobile. E con questo ho finito i personaggi secondari rilevanti, non ce ne sono altri. Blart! Ah no, aspetta! C'è anche quella creatura informe che vive nella testa di Tasaru. Certo, quella creatura che c'è sempre, sì, certamente, mica scompare improvvisamente per riapparire soltanto quando è utile o vogliono fare una gag o se ne ricordano. Tecnicamente quella creatura fa parte del Megasus. Quella creatura fa parte del Megasus, il che non ha alcun senso. Esattamente come tutti gli altri buchi di trama della serie. O della maniera in cui questi temi che ho descritto in maniera elegante, piacevole, sono trattati da schifo. Non ce la faccio più a difendere questa serie. Ci sono robe che non stanno né in cielo né in terra. Il fatto che 2 gormiti apparsi nel finale non sono mai apparsi prima e che vengono trattati però come amiconi che sono sempre stati lì. O la critica al razzismo che si perde quando non si parla del fatto che Piron è uno dei personaggi più razzisti della serie nei confronti dei Vomica. O l'episodio in cui non si capisce se i protagonisti dovevano o no buttare giù quella maledetta porta. I personaggi importanti che non dicono mai le cose importanti, precise, quindi creando quella situazione di fraintendimenti, lo sfondo che trasla. Ma com'è possibile che lo sfondo trasla nel 2012 in un'animazione 3D? Ok, direi che è meglio che rimango qui. Così almeno mi rilasso nella natura rilasciata e non mi arrabbio più come fatto prima. Prima di chiudere con il mio giudizio finale, voglio parlare brevemente degli elementi tagliati di questa serie. I più ovvi sono Burning e Nimbith, citati nello sfogo di poco fa, ma non sono l'unica cosa. Prima di tutto c'è il trailer del 2011 dove viene teaserata una nuova serie dei Gormiti con il logo della Nature Unleashed e i Gormiti originali, ufficiale nel canale di Giochi Preziosi. Poi nel marzo 2012 un utente di un blog che parla di cartoni animati e anime ha pubblicato in un thread dei Gormiti una serie di informazioni sulla serie. Formazioni preview della serie rilasciate a marzo 2012, quando la serie sarebbe uscita verso ottobre-settembre, quel periodo lì. Non vado in profondità nell'analisi di questi leaks, più che altro perché credo che ci farò un video riguardo proprio su questo blog, perché ci sono molte cose interessanti sulle serie animate, film, eccetera. Però vi citerò qualcosa che c'era scritto in questo articolo, in questo post,
che non c'era da nessuna parte, che non vediamo nemmeno nella serie. Prima di tutto, Tasarau è un personaggio completamente diverso. I sottoposti di Magor vengono spiegati tutti quanti con un background del personaggio, alcuni che non erano nemmeno del vulcano e lo sono diventati, altri che semplicemente fanno parte del popolo. E soprattutto ce ne sono alcuni che non abbiamo visto per niente, tipo Lavus, una sorta di cane lavico a 4 zampe, o The Mastodontic, che possiede un bazooka probabilmente. Viene detto che ha dei missili controllati, e in più robette sparse qua e là, tipo che uno dei personaggi è un traditore. Inoltre in quel blog si parlava di una serie da 52 episodi e non 26, anche se probabilmente è una lettura sbagliata del fatto che era stato annunciato che avevano già confermato, prima che uscisse la serie, prima che venisse detto praticamente qualsiasi cosa, che avevano già confermato una seconda stagione. E abbiamo prove di questo anche da un canvas che preannunciava questa seconda stagione con immagini passate chiaramente dal nostro leaker di fiducia, come al solito, grandissimo. E da lì si vedono alcuni aspetti di una seconda stagione della Natural League. Ovviamente non entrerò nel dettaglio, ve lo teaserò un po'. Perché ve lo teaserò un po'? Perché vi teaserò un po' di queste cose scartate? Perché secondo me tutti questi elementi sono essenziali per capire le mie idee della Natural League, cosa ne penso. Dal mio punto di vista, la Natural League è nata come idea, come la summa opera dei Gormiti, l'opera finale, l'opera perfetta dei Gormiti, l'ideale, quello che più o meno tutti un po' volevano dalla serie. Una serie che avrebbe tirato fuori tutti i temi raccontati nella serie dei Gormiti, il razzismo, l'ambientalismo, l'amicizia, eccetera, eccetera, che abbiamo già visto in serie precedenti, ma qui sono stati approfonditi più di quanto abbiamo mai visto finora. Inoltre la Natural League aveva una campagna marketing assurda, una distribuzione in 130 paesi, ragazzi. 130 paesi. Poi certo bisogna vedere quali paesi, ma è una grande porzione di target rispetto a soltanto l'Europa e gli Stati Uniti. Le figure poi sono fra le più dettagliate mai fatte. Per quanto gli si possa dire che sono piccole, alla fin fine i dettagli sopra sono assurdi per quanto sono piccole. Quindi secondo me in questa serie hanno voluto un po' dare il tutto per tutto, come avevano fatto con la Final Evolution, ma semicitando un uomo che guardava al cielo. Eppur fa schifo. Eppur fa schifo! L'unico elemento su cui non dovevano cercare di risparmiare, hanno risparmiato su quello. Hanno assunto la Mondo TV, quei cani della Mondo TV, per animare la summa opera dei Gormiti. Oh, ragazzi di Mondo TV, con offesa, anche perché non avevano mai approcciato l'animazione 3D. E ciò ha dovuto rallentare e tagliare elementi della serie. E perché dico così? Non lo dico perché l'hanno dichiarato loro, quando mai? No, lo dico perché lo sfondo trasla sotto i piedi dei personaggi. Lo sfondo trasla rispetto ai personaggi. Vediamo nel dettaglio questa cosa. Nell'animazione 2D, lo sfondo trasla nei personaggi in alcune scene fatte male. Perché, mi dite voi? Beh, perché l'inquadratura segue il protagonista e lo sfondo tipicamente viene fatto dopo. Tipicamente si fa così, poi ci sono casi, però quello che ho notato io è che tipicamente l'inquadratura segue il protagonista e lo sfondo viene fatto dopo, a seconda dello spostamento del protagonista, e a volte non viene fatto bene, a volte viene fatto male. Si nota che il protagonista trasla sullo sfondo, ma nelle serie 3D di solito succede il contrario. Perché? Perché l'inquadratura si trova nello spazio tridimensionale della serie, ok? Quindi se l'inquadratura si sposta,
lo sfondo si sposta con essa e quindi lo sfondo è sempre fedele all'inquadratura e infatti è più frequente che i personaggi traslano rispetto allo sfondo perché i personaggi sono animati sopra lo sfondo e a volte vengono animati male, ma succede di rado. Quindi come diamine è possibile che lo sfondo trasla rispetto ai personaggi? Come è possibile che lo sfondo trasla rispetto ai personaggi di una serie 3D? Fatta nel 2012. Beh ragazzi, qui la mia incredibile e intelligentissima teoria. Loro, animando la serie Luxion, si sono resi conto che i loro computer non reggono l'animazione 3D. Perché dico questo? Beh, guardiamo i primi episodi. Quando due personaggi interagiscono nei primi episodi della serie, laggano. Perché laggano? Perché sono due oggetti tridimensionali che interagiscono fra di loro. Tipicamente quando sono più di due che interagiscono, quando ci sono un sacco di effetti particellari e schermo e robe del genere. Di conseguenza vuol dire che i loro computer non riuscivano a processare più di un tot di elementi tridimensionali a schermo. Va bene. Però come fate ad animare una serie con tanti personaggi e uno sfondo tridimensionale? Layers. Animano lo sfondo e i personaggi su layer diversi, quindi ogni personaggio è un layer. Personaggio, sfondo. Animi questo e animi questo. Il problema è che al contrario dell'animazione 2D, in cui questa cosa si fa sempre e però non richiede molto processore, l'animazione 3D richiede processore e quindi non puoi mettere lo sfondo o altri personaggi nella stessa scena per avere un riferimento, perché se no ti esplode il computer. E quindi cosa fai? Li animi separatamente alla meglio e quindi lo sfondo trasla sotto i personaggi. Certamente posso accettare che la mia idea sia sbagliata, basta che me lo dimostrate nei commenti, per favore fatelo, ve lo chiedo, per favore, dimostrate il contrario. Però veramente come diamine è potuto succedere una roba del genere? Io credo che sia assolutamente uno spreco gestire una serie del genere così, degli scrittori così, delle idee così, dei character design così, e il Rietto si sarà distrutto nel fare questi personaggi. E quindi penso che sia un peccato enorme, Come ho detto, ci sono elementi di valore in questa serie da non sottovalutare, roba che non è mai stata mostrata a tema Gormiti, una profondità aggiuntiva, idee intelligenti. Sarebbe stata una serie valida, sarebbe stata la migliore serie dei Gormiti. Aveva tutti i presupposti, ma a causa di un guasto, di un ingranaggio della produzione, è andata buttata, sprecata. Non darei nemmeno la colpa a Mondo TV, si sa il contenuto, il livello di contenuto che fa, e credo che ultimamente si sia anche un po' ripresa. Si può dare la colpa a Giochi Preziosi, che ha dato una cosa troppo grande a uno studio troppo piccolo, o forse la colpa è di Man of Action. No, la colpa è di Giochi Preziosi, però non riesco nemmeno più ad arrabbiarmi. Io sono più che altro deluso che uno spreco del genere sia potuto avvenire. E infatti dopo questo la Giochi Preziosi cosa ha fatto? 5 anni senza Gormiti. Certo, ci ha provato col concorso 2014, 15 eccetera, ma sono 5 anni senza Gormiti, per poi ritornare con la 2018 che non c'entra niente con i Gormiti, come se il concetto dei vecchi Gormiti non fosse più valido, non fosse più conveniente da investirci. Non so più che dire, ragazzi. Vorrei darvi un voto, ma non credo sia possibile. So che devo fare, non so che devo dire. Da parte mia il voto non lo avrete, insomma. Almeno non in questo momento. Fatemi sapere nella sezione commenti cosa ne pensate, non lo so. Avrei voluto chiudere il video in maniera artistica, fra virgolette, con io nel parco, con la gente che mi guarda malissimo. Però, boh,
Non lo so. Spero che l'audio sia buono, spero che il video vi sia piaciuto. Mi dispiace di avervi fatto un video senza conclusione. Però è così. È la naturalist. È la vita. È la vita, ragazzi. È la vita. Mettete like, iscrivetevi al canale se potete, chiaramente, come vi pare, fate come vi pare. Guarda, ragazzi, fate come vi pare. Sono andato al parco a registrare. Perché sono andato fino al parco a registrare una roba del genere? Ma com'è possibile parlare dei gormiti nel parco con la gente che ti fissa? È possibilissimo, Bolina Bella.